Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione di SharePoint in cui andremo a vedere l'interfaccia utente, quindi come ci si muove nell'ambiente SharePoint, quali sono i pulsanti, quali sono le funzionalità, quindi tutto quello che si può fare e gli ambienti che si possono raggiungere dall'interfaccia, senza ovviamente per il momento addentrarci nella specificità delle singole funzionalità, cosa che faremo nelle sezioni a venire, ma appunto cercando di inquadrare tutto quello che si può fare dall'interfaccia di SharePoint. E io per fare le lezioni utilizzerò sia il sito che abbiamo creato precedentemente per vedere come si creava un sito SharePoint, sia questo sito di cui già dispongo, Cardiology Congress, perché questo sito è già legato a tante altre applicazioni di Office 365, perché come abbiamo detto all'inizio del corso, Office 365 è un mondo di applicazioni che interagiscono e ciascuna di esse rende il massimo di quello che può dare soltanto se viene fatta interagire con le altre. Quindi qui questo sito Cardiology Congress, per esempio, è già collegato a doppio filo ad un'istanza di Planner, a un team in Teams, ha il suo blocco note, ovviamente ha la sua casella di posta elettronica condivisa, ha il suo calendario e poi ci sono anche tanti altri aspetti sviluppati in Forms, in Sway che io ho sviluppato per supporre di organizzare questo congresso medico che magari ci faranno comodo per vedere quello che si può fare dentro SharePoint, ma seguiremo anche il sito che abbiamo creato per vedere come si creava un sito, per esempio per andare a vedere come si possono aggiungere delle voci al menu, visto che questo è un menu più pulito rispetto a quest'altro che è già molto riempito di contenuti. Quindi andiamo nella diapositiva iniziale e vediamola una per una. Quindi l'home page, questa è l'home page di SharePoint e da qui ci si può muovere sotto tanti aspetti. Io ti consiglio sempre di seguire la diapositiva e il video contemporaneamente. Spostiamoci sul sito. Cosa si può fare da qui? Quindi abbiamo il menu qui a sinistra, l'home page, le conversazioni, il blocco appunti, le pagine, i documenti, il cestino, cosa che poi ora vedremo diapositiva per diapositiva. E da qui, per esempio, si può accedere direttamente alle conversazioni e ci si apre l'ambiente Outlook per le conversazioni. Ora io se clicco qui su questa mail informativa con cui è stato costituito il sito SharePoint e quindi il gruppo in Office 365, vedo che da qui posso iniziare subito una conversazione o da qui per esempio posso iniziare subito una chiamata in Teams. Quindi vado a chiudere questo ambiente, da qui posso andare a modificare la pagina, ma questo lo vedremo perché poi ci si apre qui la pagina in struttura per la modifica, anche vedremo che la modifica sarà molto semplice, senza codice, semplicemente con i pulsanti. Qui possiamo andare a fare la condivisione della pagina sulla quale ci troviamo. Possiamo vedere i membri che fanno parte del sito SharePoint, possiamo andare a cambiare lo status del membro, questo io l'ho messo come proprietario, lo potrei declassare a semplice membro, quindi per esempio non potrà da adesso invitare altre persone a far parte del sito SharePoint, lo potrei anche rimuovere dal gruppo. E da questo pulsante nuovo posso andare a creare dei nuovi oggetti all'interno del sito SharePoint, un elenco, una raccolta documenti, una pagina, uno spazio, un post di notizie, tutte cose che ovviamente vedremo approfonditamente. E poi posso da qui vedere anche quelli che sono i dettagli della pagina che mi compaiono qui subito a destra e ancora posso cliccare sulle impostazioni, ma lo vediamo in una diapositiva a venire. Quindi le conversazioni le abbiamo viste, abbiamo aperto conversazioni dall'home page, ci ha portato qui, abbiamo visto l'inizio della conversazione, la chiamata in Teams. Andiamo a vedere il blocco appunti, quindi dal menu di SharePoint, quindi torniamo un attimo sul sito, posso raggiungere direttamente il blocco appunti. Questo si è creato, se ricordi, automaticamente al momento
della creazione del sito SharePoint. Quindi qui io torno indietro e ti faccio vedere la diapositiva del blocco appunti, dove appunto io ho cliccato su blocco appunti, si è aperto il blocco appunti dove io ho già scritto qualcosa. Siamo in questo sito di corsi di formazione, ho messo una sezione per alcuni corsi: contabilità, inglese, ballo latinoamericano, corso di cucina, e ora mi trovo nella sezione inglese. Ho messo 3 pagine, 3 argomenti: grammatica, letteratura e conversazione. Qui ovviamente posso andare a prendere tutte le note che voglio. Questo sarà visibile a tutti i membri del sito, e poi i membri del sito, se autorizzati, come vedremo, potranno anche fare delle condivisioni con l'esterno. E poi abbiamo il condivisi con noi, quindi sempre dal menu possiamo raggiungere un ambiente dove troviamo gli oggetti condivisi con noi, essenzialmente dei file, cioè dei file che altre persone hanno condiviso con noi e che ci vogliono o soltanto far vedere, oppure ci hanno dato l'autorizzazione anche a modificare. Poi abbiamo le pagine, cioè cliccando su pagine raggiungiamo questo ambiente. Ora questo sito ha soltanto le pagine che sono state create di default con il modello, quindi l'home page e questa qui training home, ma chiaramente io cliccando sul nuovo posso andare a creare altre pagine e poi mettere i link qui nel menu. Poi abbiamo i documenti. Ecco, queste sono tutte cartelline che sono state create di default dal modello, che sono anche in OneDrive. Ecco, io ho aperto OneDrive e automaticamente nel OneDrive si sono create le stesse cartelline, quindi sono raggiungibili anche da OneDrive. Quindi ci troviamo in corsi di formazione, si è creato automaticamente anche questo ambiente. Ecco come spaziare tra le applicazioni di Office 365, come interagiscono subito tra loro, e spesso in maniera automatica, quindi senza che facciamo niente. Quindi torniamo di qua, andiamo di nuovo all'indice, poi abbiamo il cestino. Qui non ho preso il sito corsi di formazione perché ovviamente lì non c'era niente da far vedere. Qui ho un po' di elementi che io ho messo nel cestino, che posso o eliminare definitivamente o ripristinare. Quindi troviamo tutto quello che è stato eliminato dal sito, non soltanto i file di PowerPoint, di Excel, di Word, ma anche gli elenchi. Per esempio questo event budget è un elenco, pagine web eliminate. E bisogna tenere presente che se vogliamo di nuovo creare un oggetto, qualunque esso sia, di qualunque genere sia, con lo stesso nome, dobbiamo prima eliminarlo definitivamente dal cestino, altrimenti non ce lo fa ricreare con lo stesso nome. Ovviamente se poi l'oggetto ci fa di nuovo comodo, possiamo cliccare qui, selezionarlo e cliccare, anziché su elimina, su ripristina. E poi abbiamo modifica menu. Quindi io clicco su modifica, si apre questa schermatina qui a sinistra, clicco sul più e mi si apre questa finestra. Quindi io qui vado a mettere il nome dove devo cliccare. Per esempio qui ho messo budget, supponiamo che io qui voglia mettere il link all'elenco SharePoint del database del budget aziendale annuale. Qui ci scrivo budget e qui ci metterò il link di quella pagina SharePoint, ma posso mettere anche il link ad un sito web esterno, ma anche a un file, semplicemente a un file, perché all'interno di Office 365 anche i file hanno un collegamento internet, quindi PowerPoint, Word, Excel online, e quindi non sono su desktop. Se vado dentro OneDrive, ovviamente OneDrive sarà anche su desktop, ma sono online e quindi hanno un loro indirizzo internet. E visto la modifica, ci rimane soltanto le impostazioni del sito. Quindi dall'alto, ora faremo questo passaggio in diretta, dalla rotellina clicchiamo su contenuto del sito, informazioni, impostazioni. Quindi andiamo a farlo direttamente sul sito. Allora, un attimo che raggiungiamo il sito, ci sono tante schermate aperte. Eccolo. Allora, da qui
clicco su contenuto del sito dopo aver cliccato sulla rotellina. A questo punto clicco su impostazioni del sito e mi si apre questa schermata. Da qui posso gestire veramente tutto. Questo è l'ambiente dello SharePoint Administrator, perché da qui non si gestiscono soltanto gli aspetti legati al layout o a aspetti formali del sito, qui si vanno a gestire anche aspetti sostanziali, quindi essenzialmente chi può fare che cosa, cosa che vedremo approfonditamente in seguito, ora non si può nemmeno aprire una parentesi su un argomento del genere, soprattutto su chi può fare che cosa all'interno del sito SharePoint, cosa che sarà evidentemente appannaggio esclusivo dello SharePoint Administrator. Quindi dopo questa carrellata introduttiva sull'interfaccia utente di Office 365 ti aspetto nella prossima sezione, anzi ti aspetto in una lezione a venire dove vedremo SharePoint mobile, quindi come si utilizza da smartphone, e poi nella sezione a venire ci occuperemo di mettere SharePoint in relazione con tutte le altre applicazioni di Office 365. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!